Buongiorno a tutti, io sono Alfred73, benvenuti sul mio canale. Oggi ci occupiamo di impasto ed uso della malta pronta da muratura. Una malta premiscelata a base di calce e cemento utilizzata per effettuare piccoli lavori di muratura, di manutenzione all'esterno o all'interno, ma anche per intonaci. Si tratta di malte pronte premiscelate che richiedono soltanto l'aggiunta di acqua per realizzare l'impasto. Sono vendute in sacchetti da 25 kg. La MM30 della Fassabortolo è la più famosa, ma ne esistono sul mercato di svariate marche con svariati prezzi che potete trovare facilmente nella vostra rivendita edilizia più vicina. Queste malte premiscelate sono composte da calce idrata, cemento Portland e sabbie specifiche con additivi che aumentano l'adesione al supporto da murare. Utilizzate sia per intonaco grezzo che per piccoli lavori di muratura. Ma vediamo come procedere al loro impasto e al loro utilizzo. Innanzitutto ci servirà una cazzuola da muratore, in gergo denominata cucchiara, e un frattazzo, anche detto sparviere. È un attrezzo fondamentale per il deposito temporaneo della malta prima della posa e anche per effettuare l'intonaco sulle pareti. Con queste malte da muratura universali possiamo infatti effettuare svariati lavori, ad esempio piccole murature di mattoni, di blocchi di calcestruzzo o piccole riparazioni, o anche effettuare l'intonaco di pareti semplicemente lanciando la malta tra le fasce predisposte e con una stadia o staggia tirare su l'intonaco. L'impasto avviene aggiungendo tra il 17 e il 19% di acqua pulita ed è mescolabile sia in betoniera o in piccole quantità a mano o grazie ad un agitatore meccanico, ovvero un apposito trapano dotato di apposita frusta. Il tempo di miscelazione non deve superare i 3 minuti, la lavorabilità dopo la posa varia da 5 a 10. E la malta dovrà essere applicata entro 2 ore. La malta applicata va protetta dal gelo e da una rapida essiccazione nei mesi estivi, bagnando spesso dopo la posa ogni 2-3 ore. Se ne sconsiglia l'applicazione al di sotto dei 5 gradi per l'azione disgregante del gelo al di sotto dei 0 gradi. Una volta aperto, il sacchetto può essere conservato in ambiente asciutto per 12 mesi. In caso di utilizzo per intonaci grezzi può essere utilizzata con uno spessore minimo di 10 mm, massimo fino a 10 cm, ma in pose successive. Ha una resa di circa 15 kg per metro quadrato con uno spessore appunto di 10 mm. Questo vuol dire che con un sacchetto da 25 kg potrete intonacare massimo una superficie di 1 metro per 2 metri di altezza per 10 mm di spessore. Per superfici maggiori, se non volete spendere una fortuna in malta pronta, potete sempre miscelare da soli cemento, calce, sabbia e acqua in base a questa tabella delle proporzioni distinta per i varie tipologie di utilizzi, tra cui l'intonaco. Se invece dovete realizzare una piattaforma di cemento armato per un massetto, dopo aver calcolato il volume necessario di cemento, ad esempio per una piastra da 5 metri per 10 per 10 cm di spessore, ci serviranno circa 5 metri cubi di cemento. In questa tabella troverete le relative proporzioni. Ma torniamo alla nostra malta da muratura. Nella mia rivendita edilizia ho trovato questa Maltacel M5D3, una malta da muratura universale. Per questa malta pronta le dosi di impasto sono del 17-19% di acqua circa e uno spessore minimo di 5 mm e uno spessore massimo di 10 cm. La granulometria è variabile da 0 a 3 mm. Possibilmente all'aperto per evitare di respirare i fumi di calce e cemento, procediamo con l'impasto. Questa dose è finalizzata ad ottenere circa mezzo secchio di malta pronta. Andiamo a porre circa 3 dita di acqua limpida del rubinetto.
A questo punto aggiungiamo all'acqua una quindicina di cucchiaiate abbondanti di malta asciutta. In questa fase cospargiamo per bene la malta sulla superficie dell'acqua. In questo modo la malta si scioglierà meglio e l'impasto di solo mezzo secchio risulterà più facile. Se avete un trapano impastatore meccanico potrete raddoppiare queste dosi. Alla nona cucchiaiata possiamo procedere ad impastare questo impasto che risulterà abbastanza liquido e quindi facilmente impastabile in maniera uniforme. Fatta questa miscelazione facile, aggiungiamo una decima dose, una undicesima, una dodicesima e una tredicesima. Impastando ulteriormente verifichiamo se è il caso di arrivare a 15 o fermarci in base alla quantità d'acqua inserita. Dopo circa 2 minuti di impasto a mano la nostra malta sarà perfettamente miscelata. Cercate di evitare di aggiungere acqua alla fine se non in piccole dosi, perché poi la malta finisce e l'acqua non potrete più toglierla dall'impasto. Bene, prima della posa della malta andiamo a bagnare le superfici alle quali vogliamo far aderire la nostra malta, che potrebbero essere troppo asciutte, soprattutto nel periodo estivo. Bagniamo altresì tubi, mattoni o pietre e tutti gli elementi che vogliamo inserire nella muratura per renderla più forte. In questa fase rimuovete anche ogni eventuale parte incoerente che dovesse staccarsi. Con la nostra cazzuola andiamo a caricare una o due cucchiaiate sul nostro sparviere. Questi passaggi sullo sparviere consentono di mescolare meglio la malta e farla aderire meglio al supporto. Prendiamo la quantità necessaria con il bordo della cazzuola e la andiamo a lanciare sul nostro sito. Con un po' di pratica imparerete a lanciare bene la malta per farla espandere su tutto il supporto. Nello specifico devo murare un tubo di scarico in PVC a questo pozzetto. Verifico la pendenza del mio tubo di scarico, che dovrà essere di circa 1 cm per ogni metro di lunghezza. A questo punto vado a ricoprire completamente il tubo in PVC lanciando altra malta e rifinendo anche la parte laterale per concludere l'operazione di fissaggio. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel pollice in su e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie infinite per il vostro supporto. La malta sta iniziando a fare presa, ma abbiamo ancora 10 minuti per cercare di modificare e mettere a posto le cose in base alle nostre esigenze. Il consiglio che vi do è: cercate di prendervi tutto il tempo necessario, anche impastando poca malta per volta, soprattutto se siete dei neofiti. I problemi legati alla fretta poi si vedranno quando la malta sarà asciutta e voi non potrete più farci nulla. Vado a rifinire il bordo del coperchio del pozzetto, che poi andrò ad applicare a malta fresca e esso stesso fungerà da cassaforma per la mia muratura. In questo pozzetto devo inserire anche un ulteriore tubo di scarico del troppo pieno in PVC. Una volta immerso il tubo lo vado a ricoprire con ulteriore impasto. Per bloccarlo nella sua sede vado a inserire altra malta ed un mattone che avrò precedentemente bagnato. È possibile anche preapplicare la malta direttamente sulle teste e sulla base del mattone. Una volta cementato il mattone con la malta è opportuno non muoverlo affatto. È possibile effettuare qualche aggiustamento entro i primi 60 secondi dalla muratura. Bene, a malta ancora fresca vado ad inserire il coperchio che fungerà da cassaforma. A questo punto vado a rifinire la superficie superiore per renderla più liscia possibile e in questo modo avrò terminato il mio intervento di muratura. Bene amici di YouTube, anche per oggi è tutto. Spero che questo video sull'impasto e l'utilizzo della malta pronta possa esservi di aiuto.
Io vi ringrazio per la visione, non mi rimane che attendere almeno 24 ore a seconda della stagione per il completo consolidamento di questa piccola opera di muratura esterna. Grazie a tutti e ci vediamo al solito alla prossima volta.